ragazzi e bentornati sul canale. Allora, oggi siamo qui da Solomon Barber con Eliseo Salomone, però non andiamo a fare una sbarbata come siamo abituati a vedere sul canale, perché Eliseo ha un'accademia della quale adesso ci parlerà un attimino e quindi io oggi farò da modello a una barbiera professionista che speriamo di vedere poi sul canale in futuro e che si eserciterà su di me. In realtà si è già esercitata, come vedete la barba già non c'è più e si è esercitata sotto le sapienti mani della guida di Eliseo. Prego Eliseo, parlaci della tua azienda. Grazie Pasquale. Allora, innanzitutto benvenuti nella Solomon's Academy, che è una scuola per chi vuole approfondire il taglio maschile uomo, una scuola per barbieri. Ma per chi non mi conosce personalmente mi voglio presentare, sono Eliseo Salomone e insieme a mio fratello Paolo Salomone siamo i fondatori del brand Solomon's Barbershop e anche proprio dell'Accademia Solomon's e anche un brand di prodotti per la cosmesi per la cura dell'uomo. Abbiamo iniziato questo lavoro nel 1985, non vi nego con molti sacrifici ma tante soddisfazioni e successi. E sapete quale azienda è nata prima delle due? Ci state pensando? Ebbene, sono nate contemporaneamente nel 2002. Sapete perché? Perché io e mio fratello Paolo siamo convinti che non c'è un'azienda, una barberia di successo senza una formazione avanzata e sempre più aggiornata. E soprattutto è indispensabile il confronto fra barbieri professionisti, ragazzi. Questo è importantissimo ed è proprio per questo che è nata la Solomon's Academy. Volete sapere come è strutturata la nostra accademia? È strutturata in 3 macro formazioni. La prima è una formazione dedicata per chi inizia da zero o che vuole approfondire il taglio uomo maschile. Bene, questo percorso, per chi lo svolgerà, potrà candidarsi in una barberia e dare subito delle competenze. E così potrà essere già abile in poltrona. Non è poco, vero ragazzi? Il secondo, effettivamente, struttura della nostra formazione è il Barber Master. Quindi per te, barbiere, che sei un professionista, potrai aggiornarti sempre, ma non solo nella tecnica, ma anche nella barberia manageriale, quindi come gestire al meglio la tua azienda. E come terza struttura di questa accademia è proprio la giornata di oggi, cioè una formazione one-to-one. Potrai quindi essere con me o con i miei master barber seguito su misura per le tue esigenze. Cosa fa questo percorso? Ti farà crescere molto più rapidamente e raggiungere al meglio i tuoi obiettivi. Bene ragazzi, se avete altre domande potete scrivere all'indirizzo qui sotto in sovraimpressione e soprattutto adesso iniziamo la nostra giornata di Master Barber, anzi la vogliamo continuare, non Master Barber ma formazione one to one. Seguiteci. Ecco ragazzi, io aggiungo che la maggior parte delle persone che seguono il canale ovviamente non sono barbieri professionisti ma sono appassionati come me. Bene, una giornata così, che ti ringrazio Eliseo veramente per avermi fatto vivere, io la consiglio vivamente anche all'appassionato che vuole capire meglio perché vengono fatte le cose e come vengono fatte, e anche, sempre uno spoiler, come ci avviciniamo alle nuove tecnologie che qualcuno sul canale in precedenza ha criticato. In realtà poi dopo c'è una prosa dietro che merita di essere approfondita. Detto questo ragazzi, adesso andiamo a vedere come siamo arrivati a questo risultato. Saranno un video non troppo lungo perché altrimenti sarebbe un video di 5 ore, evitiamo. e sotto in descrizione troverete tutti i contatti di Eliseo per eventuali domande o dubbi. Le domande le potete fare anche tranquillamente con dei commenti e risponderemo, insomma. Eccoci qui ragazzi, siamo sul sito di Solomon's Academy, formazione per barbieri e parrucchieri.
Come vedete ci sono, va bene, varie descrizioni con i programmi completi, però in realtà poi dopo, se noi andiamo qua su tutti i corsi, abbiamo corso base, corso professionisti, corso barba classica e corso barba modellata. In poche parole c'è un corso base e un corso master barber, che è quello di cui parlava Eliseo. Quello che abbiamo fatto oggi è il corso barba classica. Per darvi un'idea, il corso base dura 6 giorni a settimana per 3 mesi, se non sbaglio. Sì, durata il corso 3 mesi, ha un costo di 2.000 euro. E eccoci. In realtà poi, se andiamo sul corso barba classica, che è quello a cui ho assistito oggi, il costo è decisamente più contenuto e accessibile anche a chi poi dopo non è un professionista e ha soltanto il piacere di migliorare e di apprendere le tecniche dei professionisti. Dura una giornata e costa 149 euro, quindi tutto sommato è anche interessante. Poi c'hanno anche il corso barba modellata, a cui in realtà avrei voluto assistere ma non ho potuto per miei impegni personali, nel quale invece si parla di barbe lunghe che vanno poi modellate e curate. Anche questo molto molto interessante, e anche questo, se non erro, dura una giornata. Lo verifichiamo subito. Sì, una giornata, 149 euro. Diciamo che, ecco, con 300 euro vi fate sia la barba lunga che la barba corta. Forse per gli appassionati di rasatura tradizionale può essere utile solo il primo, perché vi dà quelle chicche in più che normalmente magari non conoscete. Bene, mi fa piacere di essere qui con voi in questa giornata speciale, che è una formazione, diciamo, particolare, privata. Ecco perché oggi noi faremo una formazione con Suli, e a volte proprio i muscoli del viso non sono ben distesi e la microcircolazione in superficie è più irrorata, come una coccola, no? Come è il panno caldo. Infatti uno non sostituisce la parte tecnica, ha il suo codice, perché comunque ognuno di noi ha la sua prassi, ha la sua sequenza, la sua tradizione sulla barba, e ci mancherebbe. Prima di tutto, brevemente, tutti gli strumenti che servono per fare un buon servizio barba. Che pennello usi tu? Suli. Ne stavamo parlando proprio anche prima insieme a Pasquale, che ci sono dei pro e dei contro. Non tutti amano il pennello top, perché questo è considerato top nella classe dei pennelli, ma abbiamo diversi tipi di pennelli, quindi quale pennello usare per il nostro ambiente, no? Voi già lo conoscete, lo potete passare. Questo non... Sì, infatti è più rigido. Questo Dipende, quando compriamo un pennello nuovo, ok, non lo possiamo usare subito. Stiamo lavorando con un prodotto quasi che lavora contro di noi, assorbe e va ad asciugare. Quindi il barbiere era un continuo immettere acqua sul viso. Quindi prodotti più di qualità che cosa fanno? Meno schiuma, perché non adoperano molta soda, fanno schiuma con altri tipi di sostanze, dei burriti effettivamente, ma quindi abbiamo più una crema. E così, diciamo, la ciotola ci dà un servizio alla vista del cliente anche migliore. Io arrivo sul viso che già ho la schiuma sul pennello, poi ne vado a produrre altro. Bene, ma quante ciotole esistono, ragazzi? Questa è quella classica d'acciaio, ragazzi. Che tipi di rasoio conoscete? Questo è quello classico, bravissimo. Quello è troppo leggero, poi dopo ne parliamo. Me lo dai quello tuo? Iniziamo da questo, ragazzi, iniziamo con questo. Schiuma la posso togliere, la levo, ma il panno caldo sarà il mio colpo finale, e do una coccola al cliente
ma a me serve per portare via tutto. Chiedo confronti, no? Perché fai la barba così, perché ti muovi così, perché comunque è proprio una nostra passione e vogliamo migliorarci sempre di più. Perché si può chiamare barba italiana? Perché ormai sono già dal dopoguerra, quindi dal 48, dagli anni 50, che i barbieri poi fanno la barba reclinato in questo modo, ok? Quindi non è totalmente reclinato come un lettino, ma è a 45 gradi. Quindi poi decidiamo noi quanto reclinarlo, ma la barba che noi oggi andremo a studiare deve essere reclinata in questa maniera. Perché? Perché io lavoro frontale al cliente. Ok, e Cioè, possiamo utilizzare uno strumento un po' più evoluto del classico rasoio. Insomma, come decidi meglio, Sì. puoi mettere il primo panno caldo, chiudiamo, e poi mettiamo quella più grande, va. Quella del fratellino. Mettiamo l'acqua calda dentro. Perfetto. E poi andiamo a chiudere. Le mani, vediamo se non è troppo calda, bravissima. Questa è tua, te l'ho messa nuova. Vedi come ti sei sciacquata bene le mani, hai mantenuto il sapone e ti puoi tamponare. Pasquale deve avere proprio la mano leggera, ragazzi, quindi questo pezzettino lo fai con la punta e di là? Sì, sono entrato un po' più di punta. Sono stato attento a non toccare questa parte che si è aperta. E ok, tiro verso di me. Allora, pulisco un po'. Bene. Aspetta, no, così. Aiutati così, ti fai il primo pezzo sopra. Ah, ok, quindi faccio questo. Sì, così ti liberi. Bravo. Ah, figo. Benissimo.
Ok, poi Fatti questo piccolo quadrante senza entrare. Ma mi sono affidato di darlo a Suli perché ha già una buona manualità, ragazzi, no? Questo è comunque una lama un po' più importante, però Suli è già comunque una barbiera professionista. sì, tu devi messi primo troppo, eh? Non ti preoccupare, facciamo all'ultimo. Molto bene. Bene, bene. L'impugnatura che stai usando è comoda anche per la barba all'americana. Quella distesa proprio. Ah, ok, ok. Anglosassone americana. Diciamo solo in Italia noi facciamo un barba così, perché dalle altre parti sdraiano tutti. Vado Sì. con questa o continuo così? Continua con la punta, bravo. Cioè punta, metà lama. Perfetto. In questo caso, visto che siamo vicino al pomo, Sì. tirala verso di te. Così. Cerchiamo di non scavalcare il pomo con la lama. Molto bene, Suli. Ottimo, ottimo. Sempre il massaggio prima, Ok. per ultimo metto i prodotti sempre così, o magari un po' che È un po' più adesso idratante fanno freddo. dell'aftershave. Questo è quello che noi usiamo dopo fatta la skincare. Allora, quando... Io credo che sì, solo che io lo faccio, lo metto qua al palo. Ah, bravissima, sì, sì.